Nicholas Carr, un noto giornalista americano, ha pubblicato qualche tempo fa un articolo dal titolo "Is Google Making Us Stupid?", cioè Google ci rende stupidi. Fu pubblicato da una rivista molto famosa, The Atlantic Monthly, che dedicò all'articolo anche la copertina. La tesi di Carr è che Internet diminuisce le nostre capacità cognitive e di concentrazione. Per rispondere a questa e ad altre domande sul futuro di Internet sono stati intervistati 850 opinion leader mondiali di tecnologia e delle applicazioni della tecnologia sugli effetti di Internet nell'ambito sociale, politico e economico. La società di ricerca Pew Internet ha pubblicato i risultati nella ricerca Il futuro di Internet che cerca di prevedere lo sviluppo della rete da oggi fino al 2020. Nel 2020 lo sviluppo dell'intelligenza collettiva aumenterà grazie a un accesso alla rete sempre più diffuso nel mondo, anche nelle nazioni più povere. In principio chiunque potrà accedere a una quantità di informazione inconcepibile prima di Internet, qualunque sia il suo stato sociale, sia che sia ricco, sia che sia povero. Il futurologo James Cascio ritiene che il processo di aumento dell'intelligenza collettiva e individuale sia già in corso da tempo e stia accelerando e che solo grazie a questa aumentata consapevolezza l'umanità riuscirà ad affrontare problemi come il riscaldamento globale e la penuria dell'acqua. Per la maggioranza degli intervistati Internet diventerà un'estensione naturale della nostra memoria, sia attraverso i motori che con memorie digitali personali. Si svilupperanno le capacità analitiche e di capacità critica per comparare diverse fonti di informazione. Si svilupperà anche la creatività, che potrà utilizzare contenuti multimediali praticamente illimitati. Lo sviluppo delle reti sociali avrà sempre più come obiettivo un fatto concreto, quindi la soluzione di problemi comuni, suggerire e condividere soluzioni sia in piccola che in grande scala, dal quartiere della propria città alle politiche energetiche del proprio paese. Le capacità mnemoniche diventeranno meno importanti. I motori di ricerca evolveranno in solutori di problemi da semplici fornitori di informazioni quali sono oggi. In 10 anni cambierà anche il linguaggio dell'informazione, con l'emergere di nuovi stili e di una letteratura visuale detta screen literacy, integrata con ogni tipo di contenuto online e con la stessa programmazione, quindi con il software. Ci saranno nuovi Dostoevskij di una nuova forma di letteratura. In un'era post-letteraria si svilupperà un'informazione creata dalla massa e sempre di maggiore qualità, sull'esempio dell'enciclopedia online Wikipedia, che ha una percentuale di errori inferiore rispetto alle voci presenti nella enciclopedia britannica. Con l'informazione di qualità si svilupperà anche però l'informazione spazzatura e le persone dovranno avere la capacità di valutare i singoli contenuti. La parola intelligenza sarà sempre più associata alla parola interconnessione e la rete diventerà un'estensione dell'intelligenza. Quando si inserisce un contenuto nella rete, ad esempio una parola chiave in Google, un commento, un post o un semplice link, la rete diventa più intelligente e questa intelligenza viene diffusa a chiunque vi acceda. Google e in generale la rete non ci renderanno quindi meno intelligenti, ma più critici, più consapevoli, più interconnessi e più in generale parte di un'intelligenza collettiva.